molto carico. Riccardo Trevisani. Riccardo, ciao. Ragazzi, buon pomeriggio Ciao. a tutti. Vabbè, facciamo una cosa, togliti via ste scarpe, svuotale dai sassi. No, ma io dico, ma veramente ancora parliamo di Leao? No, basta, perché basta. A un certo punto basta. Ho sentito che non è un campione, che è discontinuo, che pensa al contratto, che però tutto sommato Kvaratskhelia è meglio, e un discorso anche forse l'unico che si può accettare, magari non ieri sera, ecco. Io dico questo, mi sembra che Leao stia o antipatico o qualcuno ci abbia proprio, non posso pensare a una tale incompetenza da non rendersi conto di quanto sia forte questo giocatore. È un giocatore, ce ne sono pochissimi meglio di Leao in giro per l'Europa, non parlo neanche del nostro campionato dove non se ne trovano forse 3 meglio di Leao, ma in assoluto quanti giocatori ci saranno nel mondo più forti di Leao? 10? Facciamo? Giusto a largo, facciamo 10. Cioè Leao ieri è tornato a giocare nel suo 4-2-3-1, è tornato al suo posto, è tornato a fare le fiamme, lo ha fatto in un big match contro una squadra che prendeva pochi gol, che era la miglior difesa del campionato. Parliamo veramente di niente. Cioè è un giocatore monumentale e discuterlo, perché ciondola ogni tanto in campo, mi sembra veramente lana caprina, mi sembra veramente voglia di perdere tempo e onestamente di perdere tempo non c'ho voglia. Ricky, non perdiamo tempo. Ieri ha fatto veramente una prestazione top in un big match, come in realtà ce ne ha regalate altre quest'anno. Io ti faccio una domanda perché, dato che ci confrontiamo spesso su Rafa, io e te, ti chiedo, ma quando arriverà, o arriverà mai il momento in cui Rafa si sveglierà al mattino, farà colazione, si guarderà allo specchio lavandosi la faccia e si dirà: ma io questa cosa la voglio fare anche settimana prossima, ma io questa cosa voglio farla anche settimana prossima, un po' tutte le settimane? Quando arriverà questo momento? Perché per me, io spero ovviamente che arriverà presto e penso anche che possa arrivare, però non lo so, ti aspetti che arrivi presto, che arrivi tra un po', che non arrivi mai e ce lo teniamo così? Io ti rigiro questa domanda. Il nostro campionato, Leao che si è preso praticamente 2 mesi e mezzo di ferie dal gol di Ebram, diciamo in Milan-Roma, fino a ieri sera. Sì. Quindi 8 gennaio, 1 aprile, 2 aprile, quindi dai 3 mesi, diciamo 3 mesi. Sai quanti giocatori hanno fatto più gol di Leao? No, ma infatti 5. lo so bene. 5 in tutto il campionato, colui che per 3 mesi è andato alle Maldive. Allora, che dico io è, diciamo Leao, con gli altri che dobbiamo fare? Sono molto d'accordo. Capito? C'è un campionato dove c'è gente che non segna a 3 metri dalla porta a porta vuota, dove c'è chi è stato pagato 75 milioni di euro che tendenzialmente ha fatto 2 gol in meno di Leao tirando 2 rigori, ne ha fatti 4 in meno. Come possiamo pensare di metterci a discutere Leao? C'è Ebram che in un momento in cui non segna neanche con le mani, Immobile che sta segnando un terzo anche per gli infortuni di quello che segnava in precedenza. Che piacere c'è a discutere di Leao? Se si vuole un giocatore che per 38 partite è sempre super continuo, non si è capito il giocatore. Ma se tu c'hai Leao per 20-22 partite che te le vince da solo, agli altri rimane un compito di vincerne 16, perché per 20-22 c'è lui, e quando lui è come ieri, soli che puoi mettere in campo anche, non dico 10 giocatori normali, ma basta che 2-3 facciano una prestazione ottima, come può essere successo a Tonali, Bennacer e Brahim Diaz, per dire, e la barca va da sola. Quindi io veramente sono in difficoltà, perché mi rendo conto che tantissime persone ancora oggi dicono però sì, il giocatore, ma chissà, vediamo. E l'altra cosa che mi sciocca è che si pensa che ieri sia tornato al 4-2-3-1 e sia casuale che sia tornato Leao, ma non c'è niente di casuale. Leao nel 3-5-2 viene ammazzato perché perde il suo abbrivio, la sua corte, i suoi spazi, le sue posizioni di Teo, l'imprevedibilità e soprattutto le 5-6 cose che può fare palla al piede. Se lui fa la punta è molto limitato anche nella fantasia delle giocate. Se lui fa l'esterno, solito gigantesco mostro
che siamo abituati a vedere. Riccardo, invece il resto del Milan, come lo hai visto? Il Milan bene, l'ho visto bene, sono molto contento per Calabria per esempio, perché nel momento di difficoltà della stagione sembrava che il Milan non potesse andare bene per colpa di Calabria, e invece mi sembra che Calabria sia campione d'Italia e sia capitano di questa squadra e assolutamente membro fondamentale del 4-2-3-1. Mi sembra di aver rivisto anche un Kier a buon livello, mi sembra che Tonali e Bennacer insieme siano comunque una coppia di centrocampisti eccezionali, e che con Krunic, che non è che sì, ma comunque riescano a fare un lavoro migliore. E poi ho visto la miglior partita della carriera di Brahim Diaz, che onestamente non mi aspettavo, che ogni tanto mi delude, ma poi viene fuori in delle situazioni, non dico inaspettate, però quantomeno sorprendenti. Fa quel gol della vita alla Juventus, segna al Liverpool appena mette piede in Champions League, segna al Tottenham il gol della qualificazione, col Napoli fa questa partita qua, cioè uno che cresce col crescere dell'impegno, e mi sembra una dote normalmente propria dei grandi giocatori. Mentre per quanto riguarda il resto della nostra chiacchierata, soprattutto ieri abbiamo parlato di questo sorta di parallelismo che potrebbe nascere con il derby dell'anno scorso, non tanto per il risultato, che è ovviamente completamente diverso, ma per il fatto che il Milan l'anno scorso nel derby è entrato un po' sotto pelle dell'Inter e si è un po' portato in vantaggio psicologico per gli ultimi 2 o 3 mesi di stagione vincendo quella partita. Pensi possa essere accomunata la vittoria di ieri in questo senso? Io penso che Spalletti non sia Inzaghi e che questa cosa non la farà succedere, però sicuramente la partita di ieri è nella testa di entrambe le squadre, è nella testa nel bene del Milan e nel male del Napoli. L'unico potenziale vantaggio che vedo nel Napoli è questo, che se avesse perso 1-0 come ha perso con la Lazio, o anche se il Milan avesse vinto come ha vinto il Napoli all'andata, cioè 2-1 in una partita che poteva serenamente finire 1-1, io penso che sarebbe potuto essere un problema per il Napoli, perché magari avrebbe sottovalutato un pochino l'impegno. Viceversa, in questa maniera io credo che Napoli se lo ricorderà bene che rumba che ha preso ieri, e quindi entrerà in campo al 200% della concentrazione, al 200% dell'impegno, e quindi prenderà un vantaggio, io credo, dalla partita di ieri. Mentre il derby è stato un vantaggio per Milan, un vantaggio per l'Inter, io credo che per il Napoli sia un vantaggio arrivare più concentrato a giocarsi i quarti di finale, perché se no c'è il rischio che guardi la classifica e dici vabbè, più 23, ma che scherziamo, siamo comunque favoriti. Invece tra andata e ritorno il tassametro dice 2-5 e dice che il computo reale dei punti da fare sarebbe stato 4 Milan e 1 Napoli, e siccome questa cosa non è successa, il Napoli sa bene che non è successa, ma anche che sarebbe potuto succedere, e secondo me questa cosa Spalletti non se la dimentica. L'ultima cosa che ti chiedo è una considerazione che faceva ieri sera Carlo Pellegatti. Secondo lui il Milan ha fatto click, cioè dopo una stagione di alti e bassi, questa partita qui dovrebbe, si spera, aver cancellato quella continua giostra del Milan tra buone prestazioni e prestazioni completamente da dimenticare, tipo Udine. Secondo te il Milan, visto ieri soprattutto, è quello definitivo? È quello della discesa finale? Io penso che il Milan abbia fatto tante prestazioni buone, non a livello di quella di ieri ovviamente, anche in proporzionale all'avversario, ma abbia tante partite buone e abbia avuto anche tanti bassi. Dopodiché, se mi metto ad analizzare le cose, vedo che è una squadra che comunque ha saputo anche nelle difficoltà trovare delle soluzioni. Io penso che Pioli abbia fatto anche degli errori, come quello di pensare che esista un Milan senza Leao, facendogli fare qualche panchina di gran troppo, però penso che Pioli si sia industriato per uscire fuori da questa situazione, abbia provato, abbia sperimentato, abbia cambiato sistemi di gioco, abbia cercato di tirne fuori piando, mentre nell'Inter il 5-2 è sempre più o meno lo stesso spartito, quindi anche nell'errore mi piace l'atteggiamento di
di Pioli, sempre, mi piacciono le dichiarazioni, come parla, come si lamenta poco, eccetera, eccetera, eccetera. Veniamo dalla settimana in cui, una settimana fa, un alieno ha fatto proprio lunedì scorso una parata che non esiste nella partita tra Nord Irlanda e Francia. Non dimentichiamoci che comunque a tutti sono mancati i giocatori, ma nessuno ha perso Maignan per 4 mesi, e comunque diciamo che il Vlahovic attuale, se non gioca per infortunio e giocano Milik e Ken, non ci sta altra differenza. Maignan ha giocato da Rosano, che nella parte finale della sostituzione non ha neanche fatto male, ma le prime si è fatto male. Quindi il Milan ha perso infinito dall'assenza di Maignan. Maignan è uno dei pochi portieri al mondo che ti porta 10-12 punti a stagione. E sì, non lo metto l'infortunio di Ibra che ha 40 e rotti anni, non ti metto 3 partite senza Teo o 2 partite senza Bennacer, ti metto 4 mesi senza il portiere, che non è un portiere, è un marziano. Secondo me spostano nel lungo periodo veramente tantissimo. Riccardo, grazie. Alla prossima. Grazie a voi. La prossima doppietta di Rafa, Esatto. Ricky. Non so se farà da doppietta, ma penso che saranno più le partite tipo ieri che quelle tipo gli ultimi 3 mesi, che onestamente, lo dice un suo fan, era veramente In ferie, si è da preso una impazzire, pausa. da impazzire. Era le Maldive, ha mandato il fratello. Ma detto questo, saranno sempre 20-22 le partite in cui lui sarà con te, e saranno una decina, quindicina quelle in cui non sarà con te. Lo devi sapere, devi avere una squadra che non dipenda solo da lui, ma tu sai perfettamente che non può fare panchina, col Sassuolo, nemmeno che mai la può fare al derby, che non la può fare panchina Leao, perché Milan senza Leao non si qualifica per la Champions League 2023-2024, e Milan senza Leao non avrebbe mai vinto lo scudetto l'anno scorso. Quindi ci sono giocatori che si alternano, che fanno turnover, che un po' ci sono, un po' non ci sono, poi ci sono le categorie, e Leao è nella categoria fuori classe. Ecco, visto che sei fan, digli di prendere sta penna che serve A per il Milan e B per l'Italia in generale. Esatto. Ciao Riccardo, grazie mille. Un abbraccio, Ciao, ragazzi, grazie, un abbraccio grande. Lo salutiamo Riccardo Trevisani, che insomma ci ha tenuto.